Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio rispondere a un paio di domande e lo farò con l'Ortur Laser Master 3. Perché per ora l'incisore è più in voga e perché in tantissimi mi scrivete chiedendomi: ma questo incisore può incidere sul metallo? Sì, può incidere sul metallo. Ma funziona con rotary perché c'è una levetta nella parte posteriore. A che serve? Serve ad attivare il rotary. Ho visto che su YouTube ancora non ci sono video al riguardo e quindi ho deciso di farne uno. Prima però facciamo un taglio, siamo vicini al periodo di Natale, qual è l'occasione migliore per fare una pallina di Natale? Facciamo un taglio, vi faccio vedere questa realizzazione e poi vi faccio vedere come si monta il rotary, vi faccio vedere lo stesso in funzione e lo faremo sul metallo. Quindi cambiamo inquadratura e guardiamo subito mentre lavora. Iniziamo. Questa è la pallina di Natale che ho deciso di incidere. La inciderò su questo pezzettino di multistrato che effettivamente come spessore non è chissà che cosa, sono solo 2 mm, ma noi la potenza di questo incisore laser ormai lo conosciamo. Quello che mi interessa questa volta è farvi vedere la sua precisione, perché questa pallina verrà incisa in soli 5 cm, quindi 50 mm con una potenza del 90% e una velocità di 400 mm al minuto. Un solo passaggio con air assist. Vediamo quindi come verrà il lavoro eseguito. Per prima cosa indossiamo gli occhiali. Poi accendiamo l'aspiratore, facciamo il frame dell'immagine per vedere se è tutto posizionato correttamente. Ok, e partiamo con l'incisione. Perfetto, anzi con il taglio. Come vedete già dalla parte opposta si vede il passaggio del laser, quindi già sta tagliando. Vi ricordo che questo è un incisore laser che ha 40 cm x 40 cm come area di incisione. Il modulo è da 10 watt, quindi in grado di tagliare anche 1 centimetro, ma a noi questa volta interessa vedere la precisione. Facciamo una cosa, a questo punto mettiamo pure una ripresa accelerata, così ci godiamo lo spettacolo a velocità. Lavoro completato, è impiegato circa 2 minuti e mezzo. Come vedete ci sono dei piccoli errori nel file, adesso vi farò vedere perché è un'immagine spezzata e quindi comunque il taglio è riuscito perfettamente, anche nelle parti più piccole. Guardate, si stacca tutto perfettamente. Ovviamente sono parti piccole, c'è il rischio di spezzare un po' tutto, quindi adesso faremo attenzione, ma voglio farvi vedere una ripresa molto ravvicinata della qualità di questo incisore. Guardate che tagli piccoli che è riuscito a fare. Peccato per questa parte che ora vi faccio vedere il file, purtroppo ho commesso un errore. Guardate anche dall'altra parte, questi tagli che vedete da questa parte sono passati da quest'altra parte e sono davvero microscopici. Questa è riuscita davvero molto bene, ragazzi. Guardate, si stacca tutto. Stacchiamolo con una lametta. Allora, quando lavorate su un file fate attenzione, perché come vedete alcune cose non le ho selezionate, quindi c'è il rischio eventualmente, se le linee sono spezzate, che andiate a selezionare solo una parte di queste. Eventualmente fate CTRL più A e selezionate tutto e andate tranquilli. Ed ecco cosa utilizzeremo adesso. Questo è il rotary della Ortur, quindi da questa parte abbiamo questo ingresso, qua abbiamo un'altra presa e qua abbiamo un selettore che ci permette di scegliere se utilizzare il motore dell'asse Y oppure il motore del rotary. Troviamo un piccolo manuale di istruzioni, i componenti fra cui cinghie e parti che sembrano in plexiglass per poterlo unire. Vediamo cosa è riportato nel manuale di istruzioni. Va bene, le indicazioni per il montaggio e poi le impostazioni per poterlo utilizzare. Just wish you knew.
quindi lo mettiamo da questa parte, ma dobbiamo dare anche un'impostazione e ve lo farò vedere sul laser GRBL. Per poterlo utilizzare però in questo modo, come vedete, andremo ad urtare, quindi bisogna sollevare tutto l'incisore, bisogna mettere dei sostegni nei 4 angoli. Vendono effettivamente anche degli accessori originali della Ortur, io utilizzerò quelli di un altro incisore laser e potete anche utilizzare degli spessori in legno o qualunque altro materiale, anche dei bicchieri messi sottosopra in modo da sollevarlo e dare lo spazio per poter incidere. Ok, così abbiamo l'altezza giusta. Adesso posso incidere questo tubo in acciaio. Voglio scrivere il logo Parkside da questa parte perché questo è il tubo dell'aspirapolvere Parkside, ma non è scritto da nessuna parte. Quindi lo mettiamo posizionato sui rulli e vi faccio vedere pure come si mette a fuoco. Bisogna abbassare questa linguetta e bisogna fare in modo che la stessa sfiori il pezzo da incidere. Quindi giriamo questa rotellina, ok, stringiamo per bene. E già siamo pronti per fare le incisioni sui pezzi cilindrici. Come vedete possiamo incidere anche pezzi che vadano fuori dal telaio, perché abbiamo la possibilità sia a destra che a sinistra di far passare il pezzo e farlo andare un poco oltre. Allora apro GRBL e vi faccio vedere pure qual è l'impostazione, che è semplicissima ma bisogna farla assolutamente. Innanzitutto dobbiamo connettere il nostro incisore laser, avremo la conferma dal suono, premiamo sblocca e a questo punto andiamo su GRBL, configura GRBL, andiamo fino al comando 22 e mettiamo 1. E questa è l'incisione che realizzerò quindi sul tubo, la scritta Parkside. Adesso farò il frame, vedrete che il tubo girerà e si muoverà solamente l'asse X, quindi abbiamo disabilitato l'asse Y. Frame, ok, si mette in posizione, come vedete il tubo adesso è fermo, ma anziché spostarsi l'asse Y, ruoteranno i rulli e faranno ruotare anche il tubo, guardate. Va bene, aspettiamo che finisca il frame, cambiamo inquadratura e godiamoci questa incisione. Via! Cambio un poco inquadratura perché effettivamente così non si vede la rotazione dell'asse. Sta avvenendo benissimo, ovviamente, non avevamo dubbi. Per fare un'incisione di circa 15 cm sta impiegando praticamente meno di un minuto. C'è solo una cosa che mi lascia un attimo perplesso. Guardate ragazzi, è venuta al contrario, quindi devo rifarla. Facciamo di nuovo la stessa incisione, però la facciamo piena. Quindi a questo punto mettiamo un timelapse, vediamo tutto accelerato perché effettivamente per questa incisione ci vogliono 17 minuti e non voglio tenervi 17 minuti a guardare l'incisione su un tubo. Vediamo direttamente il lavoro finito dopo aver visto il timelapse. E ovviamente non poteva mancare anche la prova sul legno, quindi rotary e un piccolo pezzo di bastone. Inciderò un'immagine con tema escursionismo perché ho un'idea di fare una sorta di punto e ruolo in legno. Ovviamente farò alcune riprese dettagliate, ma il resto lo vedremo tutto in time lapse. Via! In questo caso mi sono premurato di bloccare tutto con dei morsetti per evitare che tutto l'incisore si muovesse. Purtroppo, non avendo i piedi specifici, vi consiglio eventualmente di acquistare i piedini che vengono venduti sul sito del venditore in modo da avere molta più stabilità, altrimenti, come nel mio caso, un morsetto e via. E il lavoro completato. Allora vediamo il risultato. Ovviamente perfetto, non mi rimane che renderlo appuntito e completare il progetto, ma in separata sede. Ovviamente la stessa immagine potrebbe essere incisa con riempimenti eccetera eccetera, ma in questo caso avrebbe richiesto davvero tantissimo tempo, quindi accontentiamoci di questo che rende benissimo l'idea. Questo è un pezzo di multistrato da 10 mm, quindi con colla e altri componenti che potrebbero influire sul taglio. Vediamo quanti giri sono necessari. Stiamo andando a 150 mm al minuto, 90% di potenza.
Già al secondo giro comunque si vede che il laser sta praticamente tagliando perché attraversa il pezzo. Terzo passaggio. Questo è il quarto passaggio, io vedo nettamente il laser che ha attraversato il pezzo, quindi interromperò il taglio appena il laser fuoriuscirà. Ok, vediamo se è riuscito a tagliare. Sì, il pezzo si stacca, quindi il taglio è riuscito perfettamente. E adesso diamo un'occhiata ai risultati. Allora, per quanto riguarda l'incisione in vettoriale è venuta benissimo, ribaltata perché non avevo preparato bene il file, però è venuta davvero molto bene, nettissima, davvero una bella incisione, perché in questo caso, essendo un file vettoriale, l'incisore si muoveva in modo sinuoso, senza avere strattoni. In quest'altro caso l'incisione è venuta pure molto bene, un nero corposo, però come vedete ci sono questi movimenti perché l'incisore, per via dell'inerzia, dato che non l'avevo bloccato con un morsetto e non avevo i piedini specifici originali della Ortur, ma vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione, in modo da vedere tutti i vari accessori tra rotari, piedini eccetera eccetera. Comunque l'incisione è venuta bene, ma con questi segni del movimento. A noi interessa vedere comunque la qualità dell'incisione. Il movimento dipende da fattori esterni. Adesso guardiamo invece questa pallina di Natale, ragazzi. Guardate che precisione, guardate che micro tagli, guardate questo fiocco di neve da questa parte, tutti i fori passanti, tutte le parti più piccole, le ciglia dell'occhio, tutte le varie stelle, fiocchi di neve, tutto inciso davvero benissimo. Peccato per il file che insomma ho dimenticato di selezionare correttamente. Però per quanto riguarda la qualità del taglio e anche segni di bruciatura, considerando che non ho utilizzato l'air assist, guardiamo anche questo rullo, anche in questo caso inciso benissimo, linee nettissime, tutti i vari dettagli. Questo è un errore mio di calcolo, però comunque per quanto riguarda l'incisione anche in questo caso è andata benissimo. E poi ovviamente il taglio 10 mm, e ci tengo a farvi vedere che non sono presenti segni di bruciatura sulla superficie. Ovviamente, avendo utilizzato una velocità ridotta, ho bruciato un pochettino la parte interna, quindi si è carbonizzato leggermente, ma basta regolare la velocità di numero di giri per evitare che ciò accada. Comunque sia, è riuscito a tagliare senza nessun problema. E quindi, rispondendo alla domanda iniziale, sì, può incidere sull'acciaio. Grazie a Rotary possiamo incidere quindi anche su superfici cilindriche, che sia acciaio come in questo caso, oppure che sia legno come in quest'altro caso. Ma questo incisore laser riesce anche a tagliare senza nessun problema 10 mm di multistrato, come riesce a tagliare con estrema precisione qualcosa di questo tipo. Adesso io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad andare a guardare giù il primo commento, perché anche la descrizione, perché potreste trovare il link associato ad un codice di sconto, e vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!